Se vi chiedessi qual è l'oggetto più prezioso in casa vostra, forse direste la TV, il PC o lo smartphone. Ma per una persona del Medioevo la risposta era una sola: il letto. Attenzione però, scordatevi la vostra camera da letto. Scordatevi quella stanza silenziosa, privata, dove chiudete la porta e il mondo resta fuori. Nel Medioevo quella stanza non esiste. Il letto medievale non è un rifugio solitario, è una piazza. È il mobile più costoso che possedete, spesso vale più di tutto il resto dell'arredamento messo insieme. È anche una cassaforte dove nascondere i soldi, è un ufficio dove ricevere i clienti, è un teatro per le nascite e per le morti, ma soprattutto è affollato. Se pensate che il letto serva solo a dormire, state guardando il secolo sbagliato. Oggi scopriremo perché vivere nel Medioevo significava letteralmente vivere intorno a un letto. Per capire perché il letto è così centrale nella vita medievale, partiamo dal sonno, e non dal nostro, ma dal loro. Nel Medioevo non si dorme 8 ore di fila, ma il sonno è bifasico. Dopo il tramonto ci si corica presto, verso le 20, e si cade in un sonno profondo, quello che oggi chiameremmo il primo sonno. Poi, verso mezzanotte, ci si sveglia, e non per caso o perché qualcosa non va, ma ci si sveglia naturalmente. Questo perché in un mondo senza luce artificiale e senza schermi, il corpo segue un ritmo diverso. La produzione di melatonina non viene continuamente interrotta e il sonno tende a essere più profondo all'inizio e più leggero dopo qualche ora. Per questo nel Medioevo svegliarsi nel mezzo della notte non significava insonnia, era una fase normale condivisa da tutti. I francesi la chiamavano dorveil, è un tempo breve, un'ora o due, che non appartiene né al giorno né alla notte piena. Durante questa veglia si chiacchiera sottovoce per non svegliare chi dorme ancora e si raccontano i sogni appena fatti, prima che svaniscano, perché i sogni sono considerati importanti e vanno interpretati, non certo secondo la moderna psicoanalisi, ma secondo una sorta di divinazione pratica. Ad esempio, sognare di perdere un dente significava morte di un parente, sognare uova significava guadagno. Per decifrarli venivano in aiuto i manuali popolari come il Somniale Danielis, il libro dei sogni del profeta Daniele, che contiene la storia dell'interpretazione dei sogni fin dall'antico Egitto. Ma la Dorveil era anche pragmatica. Si recitava qualche preghiera, si controllava che la brace nel camino non avesse dato fuoco alla casa, si usava anche il vaso da notte e soprattutto era il momento d'oro delle coppie. Non perché ci sia privacy, ma perché la casa è finalmente silenziosa e il corpo è più rilassato. Secondo una credenza molto diffusa nel Medioevo e rafforzata anche dai testi medici dell'epoca, il momento tra il primo e il secondo sonno era considerato particolarmente favorevole al concepimento, perché la digestione era conclusa, il corpo più riposato e la mente più calma. Poi si torna a dormire. Il secondo sonno è più leggero e accompagna lentamente verso l'alba. In tutto si dormivano comunque sulle 8 ore, ma spezzate in due fasi. Si può dire che il sonno medievale è costruito attorno al buio, il nostro invece è costruito contro il buio. Questo non significa necessariamente che il loro modo di dormire fosse migliore del nostro, ma era adatto al mondo in cui vivevano. Il letto perciò non era solo un posto dove crollare a fine giornata come lo è per la maggior parte di noi. Era invece uno spazio sempre attivo attorno a cui la vita continuava a scorrere anche quando il resto della casa sembrava fermo. Ma come era davvero fatto un letto pensato per essere usato così a lungo, così spesso e da tante persone? Un letto come quello medievale, che viene sfruttato così tanto, non deve essere un oggetto qualunque, ma deve privilegiare la resistenza alla comodità. La struttura è semplice: tavole di legno o un intreccio di corde tese su un telaio. Queste corde però non restano tese da sole, con il peso del corpo cedono, si allentano, fanno quell'effetto amaca. Per questo esistono vere e proprie chiavi da letto, strumenti in legno o in ferro usati per tendere regolarmente l'intreccio. Il letto era un po' come una chitarra, andava accordato, manutenuto. Sopra il materasso raramente è soffice,
Per la maggior parte delle persone è un sacco di paglia o di altri materiali vegetali che lo rendono quindi pungente e rumoroso. Serve più a isolare dal pavimento che ad accogliere il corpo, ed è anche per questo che il letto medievale è quasi sempre alto, perché stare sollevati significa allontanarsi dall'umidità del pavimento, dall'aria più fredda e soprattutto dagli animali, come i ratti che circolano facilmente nelle case. Dormire più in alto quindi è una forma di difesa. Pensate che il letto medievale è così alto che per salire si usa uno sgabello o una cassapanca, e sotto rimane parecchio spazio, dove può esserci un letto estraibile per un servo o un apprendista, oppure oggetti tenuti lì al sicuro e sotto controllo. Anche il modo di dormire è condizionato dalla struttura del letto. Molte fonti iconografiche mostrano persone che non dormono completamente distese, ma semisedute, sostenute da cuscini. Questa è una posizione pratica, adatta a letti rigidi, a materassi poco cedevoli e a un ambiente freddo e poco isolato. Oltretutto favorisce la respirazione e la digestione. Ma c'è anche una dimensione mentale. Stare completamente distesi nel Medioevo richiama la posizione del morto. Perciò ci tengono particolarmente a dormire leggermente sollevati, per restare almeno simbolicamente nel mondo dei vivi. Come vi ho già accennato nei video precedenti, nel Medioevo si dorme spesso nudi o nel tardo Medioevo con una camicia di lino. Ci pensavano le lenzuola a tenere il corpo caldo e la parte lasciata fuori, la testa, veniva coperta con una cuffia. Accanto al letto non manca quasi mai un oggetto curioso, il bastone da letto. Serve a sistemare le coperte senza salire sulla struttura, a infilare i tessuti ai lati, ma all'occorrenza può diventare anche uno strumento di difesa. E di notte, quando la casa è buia e vulnerabile, avere qualcosa a portata di mano non è una cattiva idea. Intorno al letto poi ci sono le cortine, le tende che servono a trattenere il calore, a smorzare gli spifferi e a creare una minima separazione visiva e acustica, il massimo della privacy che si possa ottenere in una casa condivisa. Il letto medievale non è come per noi un oggetto pensato solo per la notte, ma una struttura progettata per essere abitata, ed è per questo che il letto non perde centralità quando arriva il giorno, anzi può essere ancora più affollato. Quando il sole torna alto, il letto non viene abbandonato, resta il centro della casa, diventando una superficie utile intorno alla quale si concentra la vita domestica. In una casa medievale non esistono tavoli sempre pronti, sedie per tutti, spazi dedicati a ogni funzione. Il letto invece è sempre lì, stabile e riconoscibile. Ci si mangia sopra, soprattutto in momenti informali o quando non si vuole accendere il fuoco in altri spazi. Ci si riposa brevemente, ci si ferma a lavorare, a contare, a discutere. È uno spazio dove passano tutti, adulti, anziani e bambini. E per mercanti e artigiani il letto è anche luogo di custodia. Sotto il materasso o nella struttura vengono infatti nascosti i libri mastri, i conti e il denaro. Nel Medioevo ricevere qualcuno seduti sul letto non è segno di disordine o maleducazione, ma un modo per presidiare ciò che ha valore. Ed è proprio questa continuità tra sonno e veglia, riposo e lavoro a rendere il letto medievale qualcosa di molto diverso da come lo concepiamo noi oggi. Non un oggetto per staccare dalla vita, ma uno spazio in cui la vita continua. Arriviamo ora a un paradosso affascinante. Per noi oggi il letto è il tempio della privacy. Chiudiamo la porta e lasciamo il mondo fuori. Ma nel Medioevo la privacy architettonica non esisteva. Non ci sono corridoi, le stanze sono passanti e nel letto spesso non si è soli. Eppure, proprio perché manca l'isolamento fisico, diventa importante la geografia del letto. Prendiamo la ruelle. Nelle case dei nobili è quello stretto corridoio tra il letto e il muro. Sembra uno spazio morto, invece è il luogo più esclusivo della casa. Invitare un ospite a sedersi lì o sul bordo del materasso mentre siete coricati non è maleducazione, è un privilegio. Una sorta di cerchio magico di confidenza politica o amorosa tracciato in mezzo a una stanza affollata. Ma appena usciamo da quel cerchio magico, il letto diventa un palcoscenico pubblico. Il corpo del malato, ad esempio, non viene nascosto. Quando arriva il medico in casa
cura fa l'analisi delle urine vicino al malato nel letto, alza la matula, l'ampolla delle urine, in controluce per fare la diagnosi sotto gli occhi di tutti, parenti, servitori, vicini impiccioni. La malattia nel Medioevo è un evento sociale. C'è un momento però in cui il letto diventa una fortezza inaccessibile, almeno per gli uomini. Il parto. Qui la scenografia cambia radicalmente. Il marito viene spedito fuori, la camera viene sigillata, finestre chiuse e tende tirate, perché si credeva che il buio e il caldo fossero essenziali per madre e neonato. Il letto diventa il centro di un teatro tutto al femminile, affollato di levatrici, comari e parenti donne. Anche qui non c'è solitudine, ma una solidarietà di genere strettissima. E infine l'ultimo atto, la morte. Oggi morire da soli è una tragedia silenziosa. Nel Medioevo morire da soli è una maledizione spirituale. Il letto del morente deve essere affollato. Bisogna che ci siano il prete, i parenti, i creditori, persino i bambini. Perché? Perché si credeva che intorno a quel letto si stesse combattendo una battaglia invisibile tra angeli e demoni per l'anima che esce dal corpo. Alla fine il letto medievale è il luogo dove si nasce, si soffre e si muore, sempre circondati da qualcuno. Ma attenzione, non pensate che quella folla comparisse solo per le grandi occasioni. Il letto era una piazza che non si svuotava mai, nemmeno nelle notti più banali. Anche quando si stava bene, il concetto di dormire da soli era un lusso rarissimo, ma soprattutto sospetto. Chi dormiva da solo era un eremita, un pazzo o qualcuno che tramava qualcosa. La normalità era la mucchiata. Nel letto grande dormivano quasi sempre marito e moglie, certo, ma spesso insieme a loro c'erano i figli più piccoli e talvolta anche fratelli o sorelle non sposati. Si dormiva in tanti per due motivi molto pratici. Primo, il freddo. In case piene di spifferi i corpi degli altri erano termosifoni biologici gratuiti. Secondo, la paura. Il buio medievale era assoluto e popolato nell'immaginario collettivo da spiriti, diavoli e ladri. Avere qualcuno accanto era l'unico sistema di allarme e conforto disponibile. Ma l'affollamento non finiva con la famiglia. Nelle case benestanti la struttura principale nascondeva il cosiddetto trundle bed, il letto a rotelle. Immaginatelo come un cassetto gigante che di giorno spariva sotto il letto padronale e di notte veniva tirato fuori. Chi ci dormiva? Il valletto, la serva o l'apprendista. Dormivano letteralmente ai piedi dei padroni e la privacy acustica non era pervenuta. Sentivano tutto: russate, litigi coniugali, preghiere e tutto il resto. Il servitore non era visto come un intruso, ma solo come un pezzo d'arredamento che respirava e che garantiva sicurezza. Il vero shock culturale però arrivava in viaggio. Se entravate in una locanda medievale, non prenotavate una stanza e nemmeno un letto, prenotavate un posto nel letto. Vi capitava di dover condividere il materasso con perfetti sconosciuti. Immaginate di coricarvi accanto a un pellegrino che non si lava da 3 settimane o a un mercante che ha mangiato troppa cipolla. Non a caso i manuali di buone maniere dell'epoca erano pieni di consigli che oggi ci fanno ridere, ma che allora erano salvavita, come stai fermo, non rubare le coperte, non avvicinarti troppo se puzzi. In una locanda medievale svegliarsi abbracciati a un estraneo non era imbarazzante, era inevitabile. Questa promiscuità terrorizzava i nobili, e non solo per le pulci, ma c'era una paura più sottile, quasi magica. Si credeva che durante il sonno il corpo fosse aperto e quindi vulnerabile agli influssi negativi degli altri. Dormire con un peccatore o uno sfortunato poteva contaminarvi. Ecco perché i grandi signori, quando viaggiavano, facevano una cosa folle: si portavano il letto da casa. Letteralmente c'erano interi carri dedicati a trasportare la struttura smontabile, i materassi e le lenzuola di lino del duca. Meglio la fatica di traslocare ogni volta che l'incubo di poggiare la testa dove l'aveva messa un estraneo. E per i poveri? Per chi non aveva né il letto portatile né il servitore, spesso la compagnia era anche animale. Nelle case contadine, dove il confine tra stanza e stalla era solo un'idea, non era raro dormire sentendo il calore di un gatto, di un cane o persino di una gallina. Negli inverni rigidi un corpo caldo in più, animale o umano che fosse, faceva sempre comodo. Siamo partiti pensando al letto come a un semplice mobile e abbiamo scoperto invece che era un universo intero. Certo,
Certo, visto coi nostri occhi moderni, il letto medievale ci sembra un incubo. Paglia che punge, corde che cedono, parenti che russano nelle orecchie e se va male un estraneo che puzza di cipolla nel posto accanto. Ma provate a cambiare prospettiva per un attimo. In un mondo fatto di inverni gelidi, case umide e un buio notturno così denso da fare paura, quel letto affollato non vi sarebbe più sembrato una prigione, ma una scialuppa di salvataggio. Quel calore umano che noi oggi chiamiamo mancanza di privacy, per loro era l'unica assicurazione contro il freddo, la paura e la morte. E voi, riuscireste a dormire con il ritmo spezzato del sonno bifasico? Io vorrei provare, mi sembra una soluzione molto più naturale e rilassante. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e magari anche un hype e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime puntate di Pazza Epoca. Alla prossima, ciao! E soprattutto era il momento d'oro delle coppie.